Ciao a tutti e benvenuti su Gibbo Racing. Io sono Gibbo e oggi parliamo di un argomento molto interessante nel mondo del motorsport. Parliamo di quell'intuizione, di quel lampo di genio che ha consentito alle vetture di Formula 1 di essere come noi le conosciamo e ha consentito chiaramente la storia della Formula 1 che noi conosciamo. Tutto nasce grazie all'ingegnere Mauro Forghieri che lavorava per Ferrari nel 68, tra l'altro è morto proprio ieri. Che intuizione ha avuto? Sulla Ferrari 312 ha montato al posteriore un profilo alare rovesciato. Da dove viene l'idea? L'idea madre viene dal campo aeronautico, perché gli aerei hanno le ali che sono a forma di goccia, a forma di profilo alare, un corpo che è aerodinamico. E allora che cosa ha fatto Forghieri? Ha messo questo profilo alare ma rovesciato sull'auto del mondiale di quell'anno, del 68. E questo cosa consentiva? Se un profilo alare per gli aerei consente di avere una forza verso l'alto, una portanza, sfruttando l'alta pressione che c'è sotto il profilo, sotto l'ala, e la bassa pressione che c'è sopra l'ala, ovvero alta velocità, e allora si è pensato, se io inverto il profilo, bassa pressione sotto, alta pressione sopra, il profilo schiaccia a terra la vettura. E così hanno fatto, e così effettivamente è successo. E così l'aerodinamica acquisì un ruolo veramente importantissimo, perché le auto con questi profili alari erano molto più aderenti a terra e non bisognava più solo giocare sulle sospensioni, sul telaio, sulla rigidezza, eccetera eccetera, ma c'era un'altra componente, l'aria, perché l'aria si comporta in un determinato modo quando incontra un ostacolo e non sempre si comporta bene, quindi bisogna cercare di capire come si comporta l'auto dentro i flussi di aria che la attraversano. E come è stato possibile questo? Grazie alle gallerie del vento, grazie ai calcolatori dei primi anni 2000. Solo ci fu un piccolissimo problema. Si notò subito chiaramente l'importanza dei profili alari, ma si andò ad elaborare la parte sbagliata del profilo alare, cioè il principio fisico giustissimo è che la pressione più alta spinge verso la pressione più bassa, ma non era la zona superiore a dover essere modellata, o almeno non troppo approfonditamente, ma quella inferiore, perché bisognava andare a giocare sulla bassa pressione. Più bassa pressione io genero sotto al profilo alare, più questo profilo si schiaccia a terra, ha deportanza e quindi mi tiene la vettura salda al terreno. Il problema è che negli anni successivi al 68 cominciarono tutti ad aggiungere profili alari e a cercare di migliorare l'aerodinamica, la deportanza della vettura. Sì, certo, ma andarono tutti a giocare sulle superfici superiori. Un esempio è la Ferrari spazzaneve. La vedete, è enorme, sembra proprio uno spazzaneve con delle superfici superiori che sono larghissime, perché l'intuizione è stata: bene, la pressione è forza fratto area, allora la forza deportante è pressione per area, ovvero a parità di superficie, quella di pressione, quella atmosferica, se io aumento la superficie aumenta la forza deportante e quindi l'auto è più schiacciata a terra. Questo è verissimo, ok, ci sta, principio fisico corretto. Il problema è che non bisognava andare ad agire sulla pressione superiore, sull'alta pressione, ma bisognava agire sulla bassa pressione inferiore. Bisognava cercare di rendere quindi il flusso più veloce possibile, perché per il teorema di Bernoulli, e se volete ci facciamo un video a parte, più il flusso è veloce più la pressione è bassa. Il problema è che non l'avevano capito subito e quindi vedete negli anni 70-80 queste vetture mastodontiche enormi con una superficie tremenda, inutile, che non generava abbastanza deportanza e gli ingegneri si grattavano la testa dicendo: ma io sto aumentando la superficie, ma qua la deportanza aumenta pochissimo, fino a quando non arrivò la Lotus 79 nel mondiale del 78. Si presentò con le pance laterali che arrivavano fino a terra e una bandella di plastica strisciava per ciascuna parte sul terreno, impedendo che cosa? Impedendo all'aria di passare lateralmente. Qual era l'obiettivo, la cosa principale? È che l'aria, quando si vede un passaggio, ci va.
e di conseguenza se vede il passaggio laterale delle vetture di Formula 1, ecco che si intrufola al di fuori delle pance laterali, e il problema è che questo intrufolarsi genera dei vortici, genera instabilità, genera un flusso disordinato, e chiaramente questo non faceva bene all'aerodinamica della vettura, soprattutto al posteriore, perché il posteriore si vedeva arrivare una scia che era disordinata, che non era omogenea, ok? E quindi che cosa bisognava fare? Bisognava fare in modo che il fondo della vettura fosse chiuso in maniera da non far passare l'aria, e l'aria quindi aveva un flusso che era ordinato, più omogeneo. Sto parlando dell'effetto suolo, che venne ideato, non so se scoperto, ma messo in pratica nel 78 con la Lotus 79. E l'effetto suolo sfrutta appunto il fatto che un flusso di aria che passa fra un oggetto e il suolo tende a schiacciare chiaramente l'oggetto verso il basso, perché passa l'aria velocemente, la pressione si abbassa, Bernoulli, e chiaramente la pressione di sopra schiaccia l'oggetto verso il basso, e questo flusso passava attraverso un fondo scocca che era scanalato a forma di profilo alare rovesciato. Qui fu l'intuizione. E chiaramente una scia molto meno disordinata che cosa significava? Significava una scia meno turbolenta, meno vorticosa, e significava che quello che stava dietro riusciva ad avvicinarsi più facilmente e a sfruttare quello che si chiama effetto scia. L'effetto scia esiste sempre, non si può evitare. Il problema è che un ciclista che sorpassa un altro ciclista riesce a prendere l'effetto scia e a superarlo. Un motociclista invece dietro un camion in autostrada prende l'effetto scia, ma non ha un effetto così benefico. Perché questa cosa qua? Perché? Perché i flussi che arrivavano dal davanti della vettura al posteriore erano molto più ordinati, delle prime vetture. Successivamente che cosa si è fatto? Si è andato a migliorare talmente tanto l'aerodinamica con arzigogoli, con forme complesse. Vedete per esempio l'ala anteriore della Racing Point del 2018? È una forma davvero complessa. Oppure vedete i barge boards che facevano deviare i flussi vorticosi che provenivano dall'anteriore verso l'esterno in maniera che non andassero verso il posteriore della vettura, e chiaramente tutti questi vortici si ripercuotono sulla scia al posteriore, che diventa una scia davvero molto disordinata e non consente sorpassi facili. E infatti le vetture Ant 2022 facevano una fatica tremenda a sorpassare. Perché? Perché la scia era qualcosa di davvero impossibile, che ti faceva perdere almeno il 50% della downforce, della deportanza. Quindi non eri abbastanza schiacciato verso il basso, sentivi tutti questi vortici come se fossi la motocicletta dietro al camion in autostrada, che chiaramente ti rendono instabile, e la tua aerodinamica peggiora un sacco. E gli aerodinamici, i progettisti si divertirono con tutti questi piccoli arzigogoli, con questi trucchetti per giocare con l'aria, e ci riuscirono benissimo. Crearono delle vetture formidabili che sfruttavano l'aerodinamica alla perfezione. Il problema è che lo spettacolo non c'era. Il problema è che le vetture, una dietro l'altra, non si riuscivano a sorpassare perché la scia era troppo pesante. Le vetture invece prima, agli inizi, quando si cominciava a sperimentare l'effetto suolo, i profili alari, vabbè, l'effetto suolo poi fu bandito per poi tornare adesso nel 2022, avevano una scia molto più ordinata e quindi si riusciva meglio a sorpassare. E addirittura gli aerodinamici avevano pensato a delle strutture, degli oggetti che creassero appositamente i vortici. Pensate un attimo al vortice Y250. È un vortice che adesso nel 2022 non dovrebbe esistere più, ma non vorrei sbagliarmi. Era generato appositamente alla sinistra e a destra del muso in maniera da deviare quella scia dell'ala anteriore, delle ruote posteriori, in maniera che non andasse nel fondo scocca e quindi non si infilasse nel fondo vettura e che quindi non danneggiasse, non peggiorasse l'aerodinamica, perché se un flusso turbolento vorticoso si infila nel fondo vettura, io non ottengo una cosa stabile, pulita, omogenea, non ottengo abbastanza deportanza. Mi serve un flusso ordinato, veloce, omogeneo, che non mi provoca oscillazioni, non mi provoca saltellamenti. E chiaramente se c'è la scia di tutta la ruota anteriore e dell'ala anteriore, questo non è possibile. Allora questi vortici appunto deviavano il flusso verso l'esterno, ma questo si andava a sommare alla scia dell'ala posteriore. Ma torniamo un attimo a quando bandirono l'effetto suolo. Gli aerodinamici furono spiazzati perché avevano trovato qualcosa di efficiente che effettivamente funzionava e la federazione glielo tolse di mezzo. E allora che cosa fecero? La prima reazione fu quella del diffusore.
tralasciando adesso, poi magari ne parleremo in un altro video, del vantaggio del muso alto rispetto a un muso schiacciato, ma lì c'entra un altro effetto che è appunto l'effetto Venturi, sempre dal teorema di Bernoulli, per far incanalare più aria possibile, il più velocemente possibile, poi nella parte centrale, ma comunque ne parleremo magari in un altro video. E il primo effetto fu quello del diffusore. Qual è lo scopo del diffusore al posteriore? Lo scopo del diffusore al posteriore è quello di richiamare aria a bassa pressione, la maggior quantità possibile, in maniera da farla andare il più velocemente possibile nel fondo scocca e tenere schiacciata sempre la vettura al suolo. Praticamente volevano cercare di imitare lo stesso effetto dell'effetto suolo. Perché? Perché poi la federazione, quando tolse questo effetto, decise di mettere fondo piatto alle vetture, cioè le vetture dovevano avere fondo piatto dalla tangente verticale della ruota anteriore alla tangente verticale della ruota posteriore. Bisognava avere il fondo piatto e non più scanalato a forma di profilo alare, e quindi si inventarono il diffusore. E chiaramente anche lì si giocò sul fatto che sul posteriore, nella scia, c'è una zona di bassa pressione. Questa zona di bassa pressione risucchiava, aiutando il diffusore, più aria possibile, aumentando quindi la deportanza centrale nel fondo della vettura. Questo era un effetto benefico, che però non portava a una scia eccessivamente turbolenta, vorticosa. E chiaramente anche i vortici ce n'erano tanti, rendendo la scia meno difficile da gestire per quello dietro, mentre è più complicata, molto più dannosa una scia che è formata da pochi vortici, però di grosse dimensioni, che chiaramente non ti consentono di riuscire bene a sorpassare l'avversario. E allora che cosa hanno pensato? Beh, effettivamente non ci sono molti sorpassi, si fa fatica a sorpassare. E allora che cosa facciamo? Cerchiamo di reintrodurre l'effetto suolo, almeno parzialmente. Sicuramente non sarà quello del 78, però almeno parzialmente. Cioè, vedete, le pance laterali sono molto più schiacciate verso terra, quindi impedendo all'aria di passare lateralmente, almeno in parte, chiaramente. E allora in questo modo si genera una scia molto meno turbolenta, molto meno disordinata, e la vettura dietro riesce chiaramente a competere maggiormente con quella davanti. Le forme aerodinamiche sono meno elaborate, più belle sinceramente esteticamente, questo è un mio giudizio, poi fatemi sapere anche i vostri, e che consentono effettivamente un maggior spettacolo, perché quello che mancava appunto era uno spettacolo. Ci sono alcuni gran premi che le vetture si inseguono in tondo senza grossi spettacoli, chiaramente risulta noioso che si dica, però effettivamente qualche gran premio l'occhio cala, e chiaramente la federazione di questo se ne è accorto, ma sembra funzionare. E effettivamente i cambi, a discapito chiaramente di altre cose, perché dove c'è un vantaggio c'è sicuramente uno svantaggio. Le vetture per esempio sono meno veloci degli anni scorsi, ci sono gli svantaggi di eventuali saltellamenti dell'auto, che però chiaramente sono stati almeno in parte risolti dai team, che chiaramente si sono trovati con un nuovo tipo di regolamento, un nuovo tipo di aerodinamica, almeno di aggiunta, soprattutto nel fondo scocca, e chiaramente si sono trovati a dover semplificare anche un po' tutti quegli elementi complessi che avevano portato nelle auto anti 2022 e che avevano portato al massimo l'efficienza aerodinamica o la complessità delle vetture. Fatemi sapere nei commenti se questi argomenti vi piacciono, vi possono interessare, se questo contenuto, questo formato vi piace. Fatemi sapere anche la vostra, che cosa volete magari che io approfondisca, perché ci sono un sacco di aspetti. Io adesso ho fatto una carrellata diciamo più o meno storica per far vedere un po' l'evoluzione un po' dell'aerodinamica, però chiaramente ci sono tante piccole cose che possono essere approfondite. Fatemelo sapere nei commenti, sarò felice di farci dei video appositi, e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!